Expedition 33 viene definito capolavoro, un videogioco meraviglioso, ma potremmo dire la stessa cosa anche della sua ottimizzazione? Beh, scopriamolo insieme. Salve a tutti ragazzi, io sono Mont e oggi come sempre sono qui per rispondere a un'importantissima, fatidica domanda, quella di oggi: Expedition 33 come gira su Xbox Series S? Con ovviamente anche un focus e un approfondimento sulla versione Xbox Series X. Ma prima di iniziare lasciate che vi faccia un'importantissima premessa: per giocare al meglio Expedition 33 e altri giochi che usciranno in questo 2025 bisogna avere il monitor adatto. Soprattutto se siete utenti Xbox Series S, ragazzi, il monitor che utilizzo io, che potete trovare in descrizione, e ve lo dico, non è una sponsor, magari, come dicevo, il monitor che utilizzo da ormai più di un anno è veramente una manna dal cielo. Non solo mi aiuta tantissimo in queste analisi tecniche, dandomi accesso anche ai 120 Hz, cosa per esempio che il mio TV da 50 pollici, nonostante il 4K e tutto quanto, non riesce a fare, ma in più vi posso assicurare che è veramente molto indicato e perfetto per gli utenti Xbox Series S. Io non posso fare altro che consigliarvelo, ripeto, è un consiglio assolutamente spassionato che vi do perché non ci guadagno niente nel dirvelo. L'unica cosa, se volete supportare il mio lavoro, se siete anche solo incuriositi, vi rimando al link che trovate in descrizione. Acquistando non solo il monitor ma qualsiasi altra cosa grazie al link che trovate in descrizione, quindi facendo i vostri normalissimi acquisti Amazon, in realtà supporterete anche il mio canale a costo zero, oltre ovviamente a portarvi a casa un monitor veramente di tutto rispetto. E ultima cosa, questo ve lo dico non solo per invitarvi a usare il mio link Amazon, ma ve lo dico perché spesso nei commenti mi dicono: ma non è vero, ma non si vede così bene su Series S. Io sul mio TV 55 pollici vedo tutto sgranato. Ecco, è proprio quello il tuo problema. Quindi per Series S, ragazzi, affidatevi piuttosto a un prodotto di questo genere. Detto questo, ragazzi, inizio la mia analisi e parto come sempre dalla versione Xbox Series X. Come spesso accade, la versione Xbox Series X è caratterizzata da due modalità grafiche: la modalità qualità e la modalità prestazioni. La modalità qualità è quella con cui ho iniziato la mia partita e devo dire che sono rimasto subito, immediatamente ammaliato dal colpo d'occhio generale, veramente meraviglioso. Non solo aiutato dalla direzione artistica stupenda del gioco, ma più in generale c'è un dettaglio delle texture veramente degno di nota, ragazzi. Io credo che sia il meglio che abbia visto in questo 2025. Per quanto concerne la risoluzione, partiamo da una base nativa di 1080p, upscalati poi fino al 4K, e veramente non saprei cos'altro dire oggi, ragazzi. Io penso che le immagini parlino da sé. È veramente tutto molto godibile, ogni dettaglio, ogni oggetto in movimento e non, è veramente una gioia per gli occhi. Ovviamente, come già detto, complice la bellissima direzione artistica del titolo, Expedition 33 mi sta lasciando veramente senza fiato, ma cercherò di essere breve. In questa modalità qualità, come sempre, il target di riferimento sono i 30 fps. 30 fps, ragazzi, che sono veramente di marmo in questa occasione. Non ho mai avuto un calo né nelle fasi di esplorazione e soprattutto durante i combattimenti. Il tutto risulta essere veramente molto fluido e soprattutto molto bello da vedere. Stessa cosa però secondo me si può dire della modalità prestazioni. Infatti in questa modalità abbiamo una risoluzione nativa poco più bassa rispetto alla modalità qualità, parliamo infatti di circa 950p, diciamo fra i 900 e i 1080p, upscalati pur sempre fino al 4K, e anche qui niente da dire, tutto veramente stupendo. Illuminazione generale, i volti dei personaggi, gli effetti a schermo, le texture di ogni oggetto immobile che troveremo sullo schermo, tutto, ragazzi, è maledettamente bello da vedere in questo gioco. E dicendovi questo mi collego anche a quello che è il frame rate di questa modalità grafica, cioè ovviamente i 60 fps, e qui come prima, ragazzi, non ho mai visto un calo, e se mai ce ne fosse stato uno probabilmente sarà stato di 1/2 fps, cioè roba che praticamente a occhio nudo non avevo neanche notato. Solo una volta analizzate tutte quante le mie registrazioni ho potuto appurare questi cali, ma sono praticamente invisibili all'occhio umano. E ovviamente anche in questo caso la stabilità del
il frame rate la potremo appurare sia nelle fasi di esplorazione che nelle fasi di combattimento. So che oggi probabilmente sentite nella mia voce un tono particolarmente entusiasta e non posso fare altro che confermare quello che state udendo, cioè sono veramente felicissimo di aver analizzato questo gioco e sinceramente non vedo l'ora di poter andare avanti. Ma passiamo ora, sempre in maniera molto entusiastica, alla versione Xbox Series S. Parlando di un gioco completamente realizzato in Unreal Engine 5, era normale aspettarsi che su Xbox Series S fosse presente un'unica modalità grafica. Però una cosa ve la voglio dire senza timore di essere smentito: Expedition 33 su Xbox Series S è una delle migliori ottimizzazioni non solo che abbia visto quest'anno, ma che abbia mai visto in generale. Io credo veramente che non abbia nulla da invidiare alla versione Xbox Series X, nonostante la base nativa di risoluzione potrebbe sembrarvi strana, soprattutto per quello che è poi il risultato finale. Parliamo infatti di circa 600p, anche in questo caso un po' come visto ieri nella remaster di Oblivion, ma parliamo per l'appunto di una base nativa di 600p upscalata poi fino a un pulitissimo 1080p. E ragazzi, credetemi quando vi dico che veramente passare da Serie X a Serie S non mi ha creato nessun tipo di disagio. A volte magari capita di notare per l'appunto le grandi differenze fra queste due console. Questo è uno di quei casi in cui veramente non ho quasi sentito il passaggio. Per quanto sia evidente per l'appunto che la risoluzione sia più bassa, come vi dicevo un 1080p, è un 1080p pulitissimo, chiarissimo. Sì, sicuramente c'è qualche texture a più bassa risoluzione rispetto alla versione Serie X, e ciò magari lo potreste notare in quelli che sono per esempio i capelli dei personaggi o le texture di qualche oggetto immobile. Però ripeto ragazzi, io sono rimasto veramente a bocca aperta. E volendo passare al frame rate, quella che solitamente viene vista come una nota dolente, cioè il fatto che come in questo caso con un'unica modalità grafica il gioco giri a 30 fps, vi posso assicurare che in un titolo come questo i 30 fps non saranno un peso, non saranno un problema. Le fasi di esplorazione così come i combattimenti ragazzi sono molto godibili anche a 30 fps. Certo, i 60 fps di Serie X fanno comunque la loro sporca figura, ma ripeto, non è questo il titolo che secondo me vi farà pesare i 30 fps su Xbox Series S. Ho fatto anche la rima, credo. In conclusione ragazzi, come ormai faccio da un po' su questa rubrica, oggi non posso fare altro che consigliarvi l'acquisto, ma veramente consigliarvi l'acquisto di Expedition 33, un gioco che mi sta stregando, quindi a sto punto ve lo consiglio anche proprio in generale come videogioco e non solo per la sua ottimizzazione, ma che per l'appunto vi consiglio anche il lato ottimizzazione, a prescindere da dove lo giocherete, Xbox Series X, Xbox Series S o dove cavolo volete voi, ma giocatelo. Detto questo signori, come sempre, se il video vi fosse stato utile o fosse stato di vostro gradimento, non posso fare altro che invitarvi a farmelo sapere lasciando un like a questo video. Ovviamente fatevi sentire nei commenti, fatemi sapere come state trovando il titolo, lato ottimizzazione e non, fatemi sapere dove lo state giocando e se avete domande per l'appunto fatemele qui sotto in un commento. Se gradite questa mia rubrica o i vari contenuti che porto qui sul canale, ovviamente iscrivetevi e magari fate anche passaparola, fate arrivare anche altra gente qui, dai, mi raccomando, cresciamo sempre di più. E detto questo ragazzi, io non posso fare altro che ringraziarvi, darvi appuntamento a un prossimo video e come sempre Kameame, ciao!